Benvenuto al quiz su Romeo e Giulietta, ispirato all'indimenticabile opera di Shakespeare. Riuscirai a rispondere a tutte e 35 le domande senza commettere errori? Metti alla prova la tua cultura e scopri quanto conosci davvero questa celebre tragedia. Preparati, si comincia! Chi è l'autore di Romeo e Giulietta? William Shakespeare, Dante Alighieri o Christopher Marlowe? È William Shakespeare. In quale epoca fu scritta l'opera? Medioevo, Rinascimento o Illuminismo? La risposta corretta è il Rinascimento, nel XVI secolo. In quale città italiana è ambientata la tragedia? Venezia, Firenze o Verona? È Verona. Qual è il cognome di Romeo? Montecchi, Orsini o Medici? È Montecchi. Giulietta appartiene alla famiglia Capuleti, vero o falso? È vero, Giulietta è della famiglia Capuleti. Quanti anni ha Giulietta all'inizio della storia? 12 anni, 13 anni o 16 anni? Giulietta ha 13 anni. Chi organizza il ballo in cui Romeo e Giulietta si incontrano per la prima volta? I Montecchi, i Capuleti o il principe di Verona? Sono stati i Capuleti a organizzare il ballo. Come reagisce Giulietta quando scopre che Romeo è un Montecchi? È felice? Decide di lasciarlo o è disperata ma lo ama comunque? È disperata ma lo ama comunque. Chi pronuncia la celebre frase «Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo?» Giulietta, Rosaline o la Balia? La frase è detta da Giulietta mentre parla da sola sul balcone. Romeo si nasconde nel giardino dei Capuleti per vedere Giulietta dopo il ballo. Vero o falso? È vero. È così che avviene la famosa scena del balcone. Chi è Benvolio? Il cugino di Romeo, il fratello di Giulietta o il servo dei Capuleti? È il cugino di Romeo. Chi celebra il matrimonio segreto tra Romeo e Giulietta? Frate Giovanni, frate Antonio o frate Lorenzo? È frate Lorenzo, che spera che il matrimonio possa porre fine al conflitto tra le due famiglie. Chi è l'amico di Romeo che viene ucciso da Tebaldo? Benvolio, Mercuzio o Paride? È Mercuzio a essere ucciso da Tebaldo. Romeo uccide Tebaldo in duello, vero o falso? Vero. Romeo uccide Tebaldo in duello dopo la morte di Mercuzio. Perché Romeo viene bandito da Verona? Ha ucciso Tebaldo, ha rapito Giulietta o ha disonorato i Capuleti? Ha ucciso Tebaldo, perciò il principe lo bandisce da Verona. Chi è Paride? Un amico di Romeo, un nobile promesso sposo a Giulietta o il cugino di Tebaldo? È un nobile promesso sposo a Giulietta. Capuleti vuole che Giulietta sposi Paride immediatamente, senza aspettare il suo compleanno. Vero o falso? Falso. Il signor Capuleti vuole che Giulietta sposi Paride, ma non subito. Chi propone a Giulietta la soluzione della finta morte? La Balia, frate Lorenzo o un medico guaritore?
Frate Lorenzo la suggerisce per evitare il matrimonio con Paride e riunire i due giovani. Quale sostanza usa Giulietta per sembrare morta? Un veleno, un incantesimo o una pozione sonnifero? La pozione sonnifero permette a Giulietta di simulare la morte e sfuggire al matrimonio con Paride. Chi scopre per prima Giulietta in stato di apparente morte? La balia, la madre o il padre? È la balia, trova Giulietta distesa e crede che sia morta, scatenando il panico. Chi doveva consegnare a Romeo la lettera segreta di frate Lorenzo sulla finta morte di Giulietta? Frate Giovanni, un servo dei Montecchi o la balia? È frate Giovanni che doveva portare la lettera a Romeo, ma non ci riuscì. Perché Romeo non riceve la lettera? Viene intercettata dai Capuleti, la lettera si perde per strada o il messaggero non riesce a consegnarla. Il messaggero non riesce a consegnarla a Romeo perché viene fermato e non gli permettono di passare a causa della peste in città. Chi porta a Romeo la falsa notizia della morte di Giulietta? Frate Giovanni, un amico di Verona, o Baldassarre, il servo di Romeo? È Baldassarre, il servo di Romeo. Romeo torna a Verona dopo aver appreso la notizia, vero o falso? Vero. Torna a Verona appena sente la notizia della morte di Giulietta. Chi affronta Romeo al sepolcro di Giulietta? Tebaldo, Paride o una guardia del principe? Affronta Paride. Che cosa accade a Paride davanti al sepolcro? Uccide Romeo, fugge o muore in uno scontro con Romeo? Muore in uno scontro con Romeo davanti al sepolcro dei Capuleti. Con cosa Romeo si toglie la vita? Con una spada, un pugnale o il veleno? Con il veleno. Romeo si toglie la vita accanto a Giulietta, disperato per la sua apparente morte. Chi trova Romeo morto nella tomba, mentre Giulietta si sta per svegliare? La balia, i Capuleti o frate Lorenzo? È frate Lorenzo che arriva troppo tardi. Romeo è già morto e Giulietta si è appena svegliata, quindi non fa in tempo a fermarla. Con cosa Giulietta si uccide alla fine? Con il veleno di Romeo? Con un pugnale o con una spada? Con un pugnale. Chi pronuncia il discorso finale davanti a tutti, raccontando le conseguenze della tragedia? Il principe di Verona, i Montecchi o i Capuleti? È il principe di Verona che chiude la tragedia, raccontando la fine di Romeo e Giulietta e le conseguenze della faida tra le famiglie. Qual è la conseguenza principale della morte di Romeo e Giulietta sulle famiglie? Le famiglie mettono fine alla faida, il principe punisce solo i Montecchi, tutti continuano come prima? Le famiglie mettono fine alla faida. La morte di Romeo e Giulietta fa capire alle famiglie quanto l'odio sia stato devastante e le spinge a fare pace. Che cosa fa il principe nella tragedia di Romeo e Giulietta? Aiutare Romeo a fuggire, mantenere la pace o stare dalla parte dei Capuleti? Mantenere la pace. Quanto tempo dura l'intera vicenda dall'inizio alla fine? 3 giorni, una settimana circa o un mese? La risposta corretta è circa una settimana. Quanti atti ha l'opera di Shakespeare? 3, 4 o 5?
5 atti compongono l'opera, ciascuno dei quali sviluppa momenti chiave della tragica storia di Romeo e Giulietta. Quale scena è considerata la più famosa e romantica dell'opera? L'incontro al ballo, il matrimonio segreto o la scena del balcone? È la scena del balcone. È il momento più romantico e celebre di Romeo e Giulietta, simbolo dell'amore impossibile tra i due giovani. Complimenti! Hai completato il quiz. Quante risposte giuste sei riuscito a indovinare? Scrivi il tuo punteggio nei commenti.